Ciao a tutti! Questo video ovviamente riguarda la serie Miraculous, le storie di Ladybug e Chat Noir, in onda un po' in mezzo mondo. Siccome ultimamente diversi fan stanno facendo video di critiche alla serie, che è tuttora in corso e quindi è un po' prematuro fare delle critiche, ma soprattutto al suo principale autore, Tommaso Struck, ho deciso che, siccome secondo un mio buon amico sono un troll, dovevo dire anche la mia opinione. Ovviamente tutto questo dopo la sigla. Se vi aspettate un video lunghissimo in cui mi metto a segnare tutte le critiche, smontarle pezzo per pezzo, prendendo gli spezzoni dei video in cui le ho trovate e smontandoli, no. Annoierebbe me che lo sto facendo e figuriamoci voi che lo state guardando. E invece no. Quello che intendo fare io è prendere alcune delle critiche così a caso, diciamo così, che vengono fatte e spiegare in maniera molto semplice che dipendono queste critiche solamente dal fatto che chi le fa non ha guardato la serie. Prima di tutto contestualizziamo un po' le cose. Ah, ma tutta sta scena, ma parliamo solo di un cartone, giusto? Parliamo solo di un cartone e allora perché accidenti sull'account Twitter di Tommaso Struck sono stati inviati commenti con immagini di pistole puntate verso lo schermo perché avete ritardato la stagione 4, come se fosse colpa dell'autore. Auguri di morte a lui e alla famiglia, insulti vari, accuse velate, mica tanto, di pedofilia perché sessualizza i bambini. Scusate, se noi come esseri umani abbiamo fisicamente due sessi e che nella serie ci sono maschi e femmine. Succede, ma vabbè, ma davvero, ma cosa avete? Le pigne in testa, minacce di morte, vabbè. Comunque, queste sono solo le cose che non c'entrano direttamente con la serie e che ti fanno incavolare ancora di più. Infatti dopo gli hanno inviato accuse di incompetenza nel proprio lavoro, accuse niente affatto velate, di discriminazione su base sessuale relative ai personaggi, ma pazzesco, accuse di incapacità di scrittura, perché nei poster ci sono Ladybug. Cosa c'entra? Richieste assurde di riscrivere episodi che sono già stati scritti e probabilmente anche girati, animati, ecco. A questo punto il povero Struck cosa ha fatto? Visto che le risposte sensate non servivano perché continuavano a insultarlo e ad attaccarlo, ha cominciato a rispondere in modo sarcastico e poi, quando si è arrivati alle vere e proprie molestie, cioè insulti continui, messaggi chilometrici, continuamente ripetuti, eccetera, è arrivato addirittura a bannare degli utenti e a bloccare ben 600 hater. 600. E già che c'era, alla fine si è messo pure a fare del sarcasmo, giustamente, cioè dargli torto. Allora, io non è che sono qui per fare l'avvocato difensore di Astruc, ci mancherebbe. Anzi, se devo essere onesto, un paio di volte ha fatto innervosire perfino me per delle risposte che ha dato ad alcune critiche della serie. Sì, ok. Forse non erano critiche che erano proprio da fare a lui personalmente, riguardavano la produzione, riguardavano la mandata in onda e queste cose qui. Però ha dato delle risposte che onestamente a me hanno dato un po' fastidio. Ma non per questo mi sono messo a insultarlo o a scrivergli come ha fatto qualcuno che spera di vederlo morto. Cioè, è assurdo, è veramente assurdo. Questo per contestualizzare un pochino le cose e il livello veramente imbarazzante della media delle critiche. Ma ora veniamo alle critiche vere e proprie. Indubbiamente Miraculous, le storie di Ladybug e Chat Noir, e questo è il titolo, quindi ci fa già capire che i due protagonisti sono, ehi che strano, Ladybug e Chat Noir. Comunque, come tutti i prodotti di intrattenimento, non è affatto esente da difetti, anzi ne ha qualcuno, ma ve li citerò, meno quelli che sono venuti in mente a me, in fondo. Comunque, veniamo alle lamentele che ho letto o che ho sentito, che tra l'altro, vabbè, sono dei pretesti per il 99%. Comunque, comincio dall'ultima, cioè da quella che davvero
mi ha fatto talmente tanto ridere che mi ha fatto venir voglia di dire: vabbè ragazzi, state criticando per partito preso, lasciam perdere, chiudiamo qui tutto e andiamo a casa. Comunque, la critica è: ah, finalmente Astruc ha ammesso che è una serie per bambini. Scusate, ma ma davvero ve ne siete accorti dopo aver visto 53 episodi? Ma dite sul serio che ve ne siete accorti dopo 53 cavolo di episodi in cui guardate una serie che il target sono i bambini? Cioè, cavoli, c'è pure scritto nel press kit, che trovate linkato qui sotto, nel press kit c'è scritto target da 6 a 10 anni. Ve lo metto il link in descrizione, se non ci credete andate a vedervelo. Tra l'altro il press kit è molto ben fatto, è una cosa carina anche come, tra virgolette, oggetto da collezione. Vabbè, comunque torniamo alle critiche. Capisco che non vogliate ammettere che una serie per bambini da 6 ai 10 anni vi abbia preso così tanto. In realtà però lo stesso Astruc ha detto che è molto contento di aver creato una serie pensata per i bambini che alla fine piace a tutti. Non solo, ma in un tweet recente, non lo trovo ma è tra i 1000 tweet di critiche che ha ricevuto il povero Astruc, è stato anche detto che il target principale della serie sono le bambine ed è proprio per questo motivo che nel materiale promozionale c'è più presente Ladybug, perché è il personaggio preferito dalle bambine. Che strano, nel materiale promozionale c'è la protagonista principale della serie e il personaggio preferito dagli spettatori a cui la serie è primariamente diretta, ma chi l'avrebbe mai detto? Vabbè, comunque sicuramente sarà colpa di Astruc, l'ha fatto apposta perché è maschilista. No, davvero, l'ho letto. Tutti a dargli addosso, ma il materiale promozionale mica lo fa lui. Non solo, ma nei 2 poster pubblicati relativi ai 2 speciali di Shanghai e New York appare solamente Ladybug, ma a parte del nome della città e i 2 claim Lady Dragon per Shanghai e New City Same Duty su New York, non c'è assolutamente altro. Ma sono poster teaser, è ovvio che in un poster teaser non puoi metterci tutti i personaggi o delle scene dell'episodio. È giusto, direte voi, ma cos'è un poster teaser? Ecco, ve lo spiego in 4 parole, in breve. Si tratta di un tipo di comunicazione in cui non dici tutto, ma dai solo degli indizi o degli accenni del messaggio che vuoi effettivamente mandare. Chiaramente si usa per attirare l'attenzione su qualche altro messaggio o prodotto o materiale promozionale che uscirà in seguito. Insomma, è come i trailer del cinema, ecco, per capire. E quindi è ovvio che non posso dire più di tanto, perché altrimenti me lo brucio il teaser. Altra critica è quella secondo cui Chat Noir sarebbe inutile e ci sia una discriminazione su base sessuale a favore di Ladybug. Ne parlo dopo, ma fa ridere, ma poi scusate, le ho viste solo io quelle volte in cui Marinette non ce la fa più e lui subito è lì a ridarle coraggio. Nessun altro nella serie ci riesce. Nessuno, ma neanche Luca alla fine, ma li avete visti gli episodi? Vabbè, poi. Un'altra critica che continuo a sentire è che Marinette sia troppo perfetta. In realtà, sia come Marinette, sia come Ladybug, fa diversi errori, addirittura per causa sua finiscono acumizzate delle persone, ma lei è sempre pronta, tranne forse una volta nello speciale di Natale, ad ammettere di aver fatto degli errori, a scusarsi e a cercare la maniera di rimediare a questi errori che ha fatto. Quindi non è perfetta, sbaglia come tutti. Altra cosa di cui ho sentito lamentarsi è che ma come mai Marinette, quando è Lady Noir, sa subito usare i poteri del gatto, mentre Adrienne, quando usa i poteri della coccinella, non è capace? No, allora, perché Adrienne negli ultimi 2 episodi della prima stagione, cioè nelle origini, Chat Noir fa il funambolo con il bastone dopo 5 minuti, mentre Ladybug è ancora a farsi e fargli cadere in testa lo yo-yo, dicendo pure quando si presenta che lei è maldestra, e per parecchio, fino al combattimento praticamente, lei continua a sbagliare, vabbè, dai. Stiamo parlando della stagione 1, roba che è andata in onda anni fa, quindi magari uno non se lo ricorda, però guardateveli gli episodi prima di fare le critiche. E poi, sempre negli stessi episodi, anche Adrienne fa delle cavolate, parte in carica senza aspettare la spiegazione di Plug
e finisce a prendere botte da cuore di pietra avendo già sprecato il cataclisma per sbriciolare la porta del campo di calcio. Marinette fa un errore simile perché non cattura subito l'Akuma e la lascia moltiplicare e delusa per questo decide di rinunciare al ruolo di Ladybug, ma vedendo combattere Chat Noir da solo e soprattutto per salvare la sua amica Alia, cambia idea e torna ad essere la supereroina che conosciamo. Altra critica ancora, sempre sulla protagonista, che mi fa veramente dire: sì, vabbè ragazzi, ma cos'è che state guardando voi? Cioè, ho sentito dire e ho letto che tutta la serie sia basata su Marinette che cerca di farsi notare da Adrien e mostrargli quanto è brava, quindi è una serie maschilista. Ma allora, a parte che Marinette è cambiata tantissimo dall'inizio della serie, e all'inizio a malapena riesce a mettere assieme due parole di fronte ad Adrien, e più che farsi notare cerca disperatamente di parlargli. Andando avanti invece abbiamo una Marinette che arriva quasi a baciare Adrien credendo che sia una statua. Sì, vabbè, fingeva, però ok. E in Frozen quasi quasi decide e riesce a dichiarare i propri sentimenti, ma ovviamente la serie funziona così e quindi non riesce. Ma poi la vediamo che a momenti piange perché vede Katami o Kagami, che dir si voglia, e Adriani insieme e decide di lasciar perdere la sua crush. Cioè, è uno sviluppo del personaggio questo, non è che il personaggio non cambia mai, è sempre uguale, ma vi pare? So, addirittura in Felix lei riesce a dire quello che prova per Adrien, ok, in un messaggio che poi lui non riceverà mai, però vabbè. Oltretutto, Ladybug che diventa guardiana dei Miraculous, Papillon che brucia l'identità di quasi tutti i portatori dei Miraculous, ruba il grimorio decifrato dal maestro Fu, ripara il Miraculous del pavone e nemmeno questo è uno sviluppo di trama, cioè mi dite che la serie è sempre uguale, ma cos'è che state guardando? Poi, poi vabbè, continuiamo con gli sviluppi. Chloe che si vuole rendere utile, ok, sì, per vanità, per farsi vedere, però vuole rendersi utile. Viene messa da parte e reagisce in modo impulsivo. Non è un'involuzione del personaggio, non è il personaggio che torna indietro, è una reazione normalissima. Cambiare è difficile. Se non ti torna niente in cambio, se nessuno ha fiducia in te e nessuno dà un pizzico di fiducia a Chloe, come fai? Rinunci. Oltretutto ci si sono messi pure Papillon e Mayura a manipolarla, quindi figuriamoci, cioè poverina, l'hanno messa in una situazione in cui ha fatto quel che ha fatto perché non poteva fare diversamente. Perfino i cattivi hanno avuto un'evoluzione in peggio. Se prima simpatizzavi per Gabriel perché dicevi, poveretto, è un uomo innamorato e distrutto dalla perdita della moglie che vuole assolutamente riportarla in vita per lui e per Adrian. Adesso lo prenderesti a sberle perché ha perso completamente ogni scrupolo, cioè arriva ad acumizzare suo figlio, cioè delle robe. E meno male che non ci sono evoluzioni e sviluppi, ma davvero, ma di cosa stiamo parlando? Ma che serie guardate? Poi c'è un intero video, non vi dico chi l'ha fatto, ma voi lo sapete benissimo chi l'ha fatto, che dice che Chat Noir è meno importante di Ladybug ed è inutile. Ho perso il conto delle volte in cui Chat Noir si mette in mezzo per proteggere Ladybug e sarebbe un personaggio inutile? Ladybug stessa in almeno 3 occasioni, Antibug, Gelatone e Ladybug, in 4 occasioni anche Zombacino, e poi vabbè, anche in altre sicuramente dovrei fare un rewatch della serie, non perde occasione di notare o dire e ripetere che lei e il micetto sono una squadra, che lui è molto più di un collega, che è un amico, che è importante per lei. In Sandboy, quando Chat Noir affronta l'incubo di Ladybug malvagia che lo odia, lei alla fine gli chiede: ma pensi davvero che io sia così cattiva? Ed è sinceramente preoccupata dell'opinione che lui abbia di lei, che a lui ci tiene, è un amico. In Chrono Girl, Chat Noir viene colpito dalla cumizzata che lo fa scomparire nel nulla. Ladybug sulle prime quasi si mette a piangere e per un personaggio inutile lo farebbe. Quando lo vede scomparire, poi perde il controllo e furibonda, tanto che va alle mani con Chrono Girl, mai successo in nessun altro episodio. Certo, Chat Noir non serve a niente, è un personaggio inutile, non è importante e neanche a Ladybug interessa perché lo friendzona e lo tratta male. Ma che cavolo avete guardato? Cioè, boh. Ma voi mi direte, ma certo, è sempre lui che salva lei, e invece no.
Ci sono altrettante occasioni in cui lei salva lui. I Miraculous rendono quasi invulnerabili, abbiamo visto nella serie, ma credo che cadute da parecchi metri non siano una passeggiata neanche per gli eroi con i Miraculous. Quante volte lo yo-yo di Ladybug è pronto per afferrare il nostro micetto preferito? Cioè, quante? Tantissime volte. In Anti-Bug, Marinette rischia di bruciare la sua identità segreta per soccorrere il povero Chat Noir, legato come un salame ed appeso sulla terrazza dell'hotel Grand Paris da Anti-Bug. E proprio qui Ladybug dice di non poter fare a meno di lui perché loro sono una squadra. Sull'utilità o meno del nostro biondino c'è ancora altro da dire. In Anansi, per esempio, Chat Noir è molto preoccupato perché Ladybug fa intervenire Carapace, ma lei lo tranquillizza dicendogli che lui è insostituibile. Più di questo, cosa volete? Cioè, perfino Ladybug glielo dice che è insostituibile. In Sirena, Adrian è furioso perché viene tenuto all'oscuro di diverse cose sui Miraculous e minaccia di abbandonare il ruolo di Chat Noir. Tanto che Ladybug sollecita l'intervento del maestro Fu, che poi si finge insegnante di cinese di Adrian, per incontrarlo e finalmente spiegargli alcune cose sui Miraculous. Perfino Plug dice che se lui rinunciasse potrebbe trovare un altro Chat Noir, ma che non sarebbe la stessa cosa. Nell'ultimo episodio della stagione 3 anche Adrian è a conoscenza del fatto che fondere più Miraculous è pericoloso e ha anche lui i power up per Plug che deve avergli dato per forza Fu, quindi non è un personaggio secondario ed è esattamente a livello di Ladybug. Nessun altro tra i portatori dei Miraculous ha i power up, lui sì. Sempre Plug in Samboy dice ad Adrien che è il miglior Chat Noir che lui abbia mai avuto. Quindi, non lo so, continuate a dire che è un personaggio inutile, io boh. Davvero, cioè, se fosse veramente inutile e secondario, avrebbero fatto tutte queste cose nella serie. Sì, ok, mi rendo conto che è un po' metanarrazione, ma insomma, per farmi capire, non è finito. In Desperada, Ladybug dà il miracolo del serpente ad Adrian, ma questa purtroppo si rivela una pessima scelta, un po' per il suo carattere impulsivo, un po' perché vuol fare bella figura con la sua lady come Adrian. Il biondo, ok, come Aspic non aveva i capelli perché aveva un cappuccio, vabbè, comunque il biondo non riesce ad essere efficace quanto è come Chat Noir. Rimane per oltre 3 mesi in un loop continuo dell'abilità seconda chance che finisce sempre con Ladybug assorbita dall'arma di Desperada perché lui non riesce a usare quel potere in maniera efficace. In ogni caso decide di restituire il Miraculous nonostante l'insistenza di Ladybug stessa, poi scappa, si trasforma in Chat Noir e se ci fosse stato solo Viperion, ci sarebbero stati altri 3 mesi di loop probabilmente. Solamente i 3 eroi coordinati riescono a salvare la situazione. Se Chat Noir fosse inutile, sarebbe bastato solo Aspic o solo Viperion, ma invece no, c'è anche lui. In Gamer 2 l'Akumizzato costringe Ladybug a combattere contro Chat Noir, ma lui si rifiuta e si getta dalla piattaforma, scomparendo per l'ennesima volta, sicuro che lei l'avrebbe salvato. E Ladybug è disperata da questa cosa e fa di tutto per aiutarlo. E ci riesce, vabbè. Ma davvero, ma voi che serie avete guardato? Ah, aspetta, l'altra critica, il fanservice. Ci sono troppi episodi messi lì per far contenti gli spettatori. Ok, a parte che pensavo che fosse lo scopo della serie far contenti gli spettatori, ma quindi Astruc e Soci prevedono il futuro, visto che le puntate che abbiamo visto nel 2018 e nel 2019 erano state pianificate a detta degli autori stessi e scritte come minimo nel 2017 o anche prima, come diceva Astruc parlando di Oblivio. Ha detto questa puntata ha richiesto 2 anni di ragionamento e anche Chablanc. Torno su Chablanc tra poco. Poi, su dai, nella situazione della serie, che i 2 protagonisti prima o poi si sarebbero baciati, era inevitabile. E quante volte si è usato nella narrativa lo stratagemma dell'amnesia per risolvere qualche situazione, tipo questa, per esempio, che ti fa vedere una cosa che poi viene annullata in qualche modo. Poi loro 2 lo sanno di essersi baciati, ma non se lo ricordano, quindi non è neanche così banale la cosa. E l'altro episodio tacciato di fanservice è Chablanc. Adesso mi venite a dire che tutta la faccenda di Bannix, del salto temporale, della doppia timeline, di Chat Noir Akumizzato che uccide Papillon, sapendo che è suo padre
e uccide anche Ladybug, sapendo che è la ragazza che ama. Ma, cioè, ci avevate pensato voi a scriverlo? No, non ci avevate pensato. Non può essere fanservice, un po' di onestà intellettuale, dai, su. E andiamo avanti con le critiche. L'evoluzione del personaggio di Chloe, come accennavo già sopra, secondo alcuni la bionda è tornata indietro. Beh, no. Fate attenzione, lei vuole essere Queen Bee principalmente per vanità, l'abbiamo già detto. Ok, ci sta, accettiamolo come assodato e dato di fatto. In diversi momenti vediamo che lei cerca di diventare una persona migliore, ma, ma lo fa perché nessuno, a parte Sabrina, vuole essere suo amico. E lei lo fa, ci prova, si sforza, ma nessuno le dà un pizzico di fiducia. Perfino Marinette cede ai pregiudizi verso la biondina, che tanto non cambierà mai. Quando sembra che stia per partire per New York e che tutti i suoi compagni di scuola festeggiano, l'unico che rimane triste è Adrienne, perché dice è un addio, lei se ne sta andando. Fa riflettere Marinette, che si rende conto anche lei di aver esagerato e non riesce a scusarsi con Chloe perché lei non le vuole parlare, ma vorrebbe anche farlo, almeno così sembra. Purtroppo però, quando ci si mette anche Papillon, la povera Chloe decide di fare quello che avrebbe fatto chiunque nella sua situazione. Pensa, se io cerco di cambiare e nessuno mi dà fiducia, nessuno apprezza i miei sforzi, cosa cambio a fare? Mi sforzo, fatico e resto comunque messa da parte senza amici. Chi se ne frega? E di questo Papillon e Mayura approfittano in Miraculer, in Love Eater e in Miracle Queen. Cioè, addirittura c'è Chloe che approfitta poi e fa la prepotente, fa la cattiva, quando ha alla sua mercé tutti gli altri portatori dei Miraculous, li tratta malissimo, perché per forza, cioè cosa volete che faccia? E proprio alla fine di Miracle Queen, Chloe dà il Miraculous a Ladybug senza discutere. Io penso che qui gli autori vogliono dirci che si è resa conto che tornando a essere prepotente ha perso tutto, compresa la stima dell'unica persona che per lei contava qualcosa ed era un simbolo, un obiettivo a cui puntare, cioè Ladybug. Almeno questo sembra. Lo stesso Astruc ha detto più volte che la redenzione in questa serie non è facile e che non basta una singola buona azione per redimersi di tante azioni cattive che sono state fatte. Chiudendo un po' il discorso, qualche difetto indubbiamente c'è nella serie. Alcuni episodi sono realizzati tecnicamente come animazione molto male rispetto agli altri e ci sono episodi che veramente stonano se li paragonate a quelli trasmessi prima o quelli trasmessi dopo. Come storia, a parte qualche alto e basso, diciamo così, non ci possiamo lamentare perché inizio e fine di stagione a parte, gli episodi non li stiamo guardando nell'ordine in cui sono stati scritti, ma in un ordine più o meno casuale in cui vengono realizzati e trasmessi. Quindi, vabbè. Queste sono solo le cose più evidenti che ho notato tra le critiche, perché vi svelo un segreto, non ho guardato nessuno dei video in cui c'erano queste critiche, ho letto qualcosa qua e là in giro. Comunque, se vi vengono in mente altre critiche, difetti, cose, dubbi che non avete capito della serie o che non so, argomenti di cui volete discutere, io sono qui, chiedeteli nei commenti, giuro li leggo stavolta. Ecco. Ah, e dimenticavo di dire che per fortuna ci sono stati tantissimi attestati di stima per il buon lavoro di Astruc, il che mi fa sperare per la qualità del fandom, perché se devo guardare solo i commenti di insulti e di una tossicità che manco quello di Overwatch, e chi ha giocato a Overwatch sa di cosa sto parlando. Comunque, sempre parlando di Miraculous, le mie scene preferite nella serie le trovate in questo video qui e i miei commenti sparsi sulla stagione 3, ma anche sulle altre, in quest'altro qui. Dimenticavo una cosa importantissima, i ringraziamenti in coda al video, che non li faccio mai. Allora, da dove comincio? Cominciamo da Giulia, che mi ha fatto da beta reader, diciamo così, e mi ha suggerito alcuni momenti delle puntate da citare. Poi voglio ringraziare le admin e i commentatori della pagina Facebook Miracle Box, da cui ho avuto lo spunto e ho usato come fonte per citare alcuni momenti della serie e fare questo video. Tutto il resto dei commenti sono praticamente farina del mio sacco, ve lo dico. Per questo video comunque è tutto. Io vi ricordo che se vi è piaciuto potete farmelo sapere cliccando mi piace,
qui sotto, e se volete rimanere informati su tutti i video che pubblicherò in futuro, potete anche cliccare iscriviti e la campanella per ricevere le notifiche di quando usciranno altri video. Quindi per Miraculous, o meglio per la risposta alle critiche a Miraculous, è tutto. Stay peachy e alla prossima. Ciao!